probabilmente stenterai a credere a quello che sto per dirti, però ti garantisco che la penso esattamente così, ovvero che Microsoft Defender o Windows Defender, a seconda di come vogliamo chiamarlo, è probabilmente il miglior prodotto Microsoft dopo l'MS-DOS. Perché dico questo? Te lo spiego subito. Innanzitutto, se ci riflettiamo, è l'unico antivirus al mondo completamente integrato in Windows e quindi, a differenza di tutti gli altri suoi colleghi prodotti di terze parti, non offre tutti quei potenziali problemi di integrazione che possono intervenire successivamente alla loro installazione. In secondo luogo, è costantemente aggiornato da Microsoft. Possiamo dire mille cose sugli aggiornamenti di Windows, ma gli aggiornamenti di Defender non ci hanno mai creato problemi. In terzo luogo, offre una buona protezione del sistema perché è in grado di coprire a 360 gradi tutte quelle che possiamo considerare le aree sensibili di un sistema operativo. E a basso impatto per il fatto di essere completamente integrato in Windows e quindi, a differenza dei suoi colleghi, non va a consumare ulteriori risorse. È compatibile con qualsiasi programma, essendo esso stesso un prodotto Microsoft. E come se tutto questo non bastasse, è anche gratuito. Tuttavia, molti clienti e anche molti membri della community mi sono accorto che lo utilizzano in maniera sbagliata, perché sono convinti che basti averlo attivo perché questo funzioni perfettamente. E invece non è assolutamente così, perché ci sono dei passi da fare. Vuoi sapere quali? Vediamoli insieme. Ti senti pronto? Iniziamo. Prima di passare ai trucchetti del giorno, devo purtroppo ribadire l'ovvio in questa situazione, e cioè le prime cose da fare saranno 1. Accertarsi che Windows Defender sia correttamente aggiornato, ebbene sì, perché non basta accendere il computer perché Windows Defender si aggiorni automaticamente, come vedremo, e 2. Assicurarsi che tutte quante le protezioni siano attive. Questione di 60 secondi. Andiamo a farlo insieme. La prima cosa da fare è cliccare sul pulsante Start, successivamente scegliere la voce Impostazioni. Una volta aperte le impostazioni ci porteremo qui a sinistra su Privacy e Sicurezza e all'interno di Privacy e Sicurezza sceglieremo la prima voce, ovvero Sicurezza di Windows. Una volta aperta ci porteremo su protezione da virus e minacce che, come vediamo già in questo caso dal triangolino giallo e dalla scritta azioni consigliate, presenta qualche problema. Clicchiamoci su quindi, apriamolo e portiamoci nel lato sinistro sulla sezione Home. Una volta aperto dovremo individuare eventuali voci che non sono provviste del pallino verde ma hanno il triangolino giallo e cliccare sul pulsante Attiva per andare a correggere i problemi. A questo punto clicchiamo semplicemente su Sì per confermare le nostre modifiche al sistema e ripetiamo la stessa operazione per tutte le voci che avessero eventualmente il pallino giallo. Ecco fatto. La seconda cosa da fare è quella di andare immediatamente ad accertarci che il nostro antivirus sia aggiornato, dato che, soprattutto se non abbiamo fatto gli ultimi aggiornamenti di Windows, contrariamente a quello che si pensa, potrebbe non esserlo. Per farlo ci porteremo sulla voce Protezione da virus e minacce e sceglieremo quindi Aggiornamenti della protezione. Cliccheremo su Verifica disponibilità di aggiornamenti e attenderemo il termine dell'operazione, che potrebbe durare anche qualche minuto. Ok, il nostro aggiornamento è stato completato, ma adesso la zampata da leone che quasi nessuno conosce, ovvero la necessaria e indispensabile scansione offline. Ma che cos'è questa famigerata scansione offline? Bene, bisogna sapere che alcuni virus non sono direttamente rilevabili e rimovibili nel momento in cui Windows è in funzione. Servirebbe quindi effettuare una scansione prima ancora che il sistema operativo stesso si avvii.
Per farlo, Microsoft con Defender ci mette a disposizione questa opzione che ti consiglio di far girare almeno una volta al mese. Vediamo come. Per avviare questa scansione torniamo nuovamente sulla voce protezione da virus e minacce e portiamoci su opzioni di analisi. Qui potremo scegliere tra varie opzioni disponibili. Quella che facciamo solitamente è la banalissima e semplicissima analisi veloce. Abbiamo poi l'opportunità di lanciare un'analisi completa del sistema, di effettuare un'analisi personalizzata per andare a scegliere determinate cartelle che vogliamo analizzare senza perdere troppo tempo facendo l'analisi di tutte quante le altre ed infine di effettuare la scansione offline. Ed è proprio quest'ultima che ci interessa in questo caso. Andiamo quindi a selezionarla e clicchiamo sul pulsante Avvia analisi. Ci verrà proposto di analizzare il sistema oppure di annullare questa opzione. Clicchiamo sul pulsante Analizza, confermiamo con il pulsante Sì di voler apportare le modifiche al nostro dispositivo e verremo avvisati che stiamo per essere disconnessi. Come vedi, il computer si riavvierà e al riavvio comparirà una schermata che probabilmente non hai mai visto prima. Attendiamo un attimo. Eccola qua, come vedi Microsoft Defender Antivirus sta facendo partire la scansione offline. In questa schermata possiamo osservare il processo della scansione stessa che durerà anche in questo caso qualche minutino. Troppo poco. Devo dire che questa scansione dura troppo poco. Sono stato vittima di un regalo di queste meringhine buonissime e ne ho mangiate una quantità davvero imprecisata. Una droga. Credo di essere l'unico caso al mondo a cui il dietologo per dimagrire, anziché dire di eliminare i farinacei, ordina di eliminare il canale YouTube. Basta, ho fatto una pausa tattica per darmi un contegno perché ero improponibile e decisamente poco da gentiluomo. Ma torniamo a noi. Come vedi, la nostra scansione è terminata e Windows si è avviato regolarmente. Ma come facciamo a sapere se qualcosa è stato trovato ed eliminato? Quello che dobbiamo fare è tornare sul nostro pulsante Start, riaprire le impostazioni, tornare nuovamente su privacy e sicurezza e quindi su sicurezza di Windows ed aprendo la protezione da virus e minacce portarci sulla cronologia della protezione. All'interno vedremo se Windows Defender ha effettuato o meno, come nel mio caso, qualche operazione ed ha rimosso qualcosa. Come detto, consiglio di effettuare più o meno con cadenza mensile una scansione offline, naturalmente subito dopo aver effettuato l'aggiornamento delle definizioni dei virus. Ma non basta. Un altro suggerimento che do sempre è quello di abbinare a Microsoft Defender o in genere all'antivirus che utilizzi un anti-malware. E questo perché? Per spiegarlo utilizzo sempre l'esempio delle videocamere. Facciamo finta che il nostro antivirus sia una videocamera che controlla il sistema. Capisci bene che sarebbe facile per un malintenzionato sgattaiolare alle spalle della telecamera stessa e metterla fuori uso. Se invece le telecamere sono due, costituite appunto dall'antivirus e dall'antimalware, si controllerebbero anche reciprocamente e nel momento in cui qualcuno tentasse di fare il furbo, l'altro darebbe immediatamente l'allarme. Insomma, in questo modo avremmo un sistema antivirus davvero perfetto che ti consiglio senz'altro di provare. Io non ho mai provato un rano. Ma come non hai mai provato un rano? Quanti ricordi? Rammento benissimo che facevo ancora il liceo quando andava questa pubblicità e tutti lo imitavamo. Ma torniamo a noi e facciamo i seri, perché abbiamo degli importantissimi ringraziamenti da fare.
Il primo va a Riccardo Artuso, ad Alberto Nencioni, a Mauro Ruggeri e a, aspetta che te lo dico, Roby30. Scusami Roby, ma hai messo un nome su YouTube che è davvero impronunciabile, per essersi abbonati al canale, ed è quindi con piacere che mi do il mio personalissimo benvenuto a bordo della community dei gentiluomini. Ma non basta, dobbiamo ringraziare anche Giorgio Brusasco, Fausto De Santis e Roberto Zanini per i loro generosissimi super grazie. Vi ringrazio infinitamente per il vostro immancabile supporto alla community. Ma l'ultimo ringraziamento, come sicuramente ben sai, è sempre quello destinato proprio a te, che hai guardato questo video, mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti e sei ingrassato con me. E quindi, detto questo, non mi resta come sempre che salutarti e darti, come di consueto, appuntamento alla prossima.